Ciao a tutti, sono Emiliano De Matteis, esperto UX. Ho una missione. Voglio rendere la navigazione web e app intuitiva per tutti quanti. Come lo faccio? Un audit alla volta. In ogni video condividerò 5 idee per migliorare siti e app che tutti utilizziamo giornalmente. Seguimi se anche tu hai bisogno di una navigazione web intuitiva. Oggi analizziamo il sito di Farfetch. Eccoci qui, allora atterro per la prima volta sul sito di Farfetch, ovviamente mi vengono proposti i cookies, una cosa che ho apprezzato molto è il fatto che se io non faccio una scelta in questo momento, quindi tiro giù il banner, comunque il banner dei cookie rimane accessibile per poter scegliere in un secondo momento, quindi è molto utile sapere che Farfetch ha veramente a cuore il fatto che le persone scelgano che accesso dare ai propri cookie all'azienda, quindi è molto molto interessante, accettiamo. Allora, il primo consiglio che mi viene da dare a Farfetch è che la grafica del sito sembra molto minimal, che non è un vero problema a livello di UX, però quello che sembra è che quasi il sito non abbia finito di caricarsi, perché i font che vengono utilizzati nel resi gratuiti, scegli come acquistare con un bottone, un ghost button grosso, danno l'idea che il sito si stia ancora caricando, come se dovesse arrivare una grafica in più, come se dovessero completare il caricamento di determinati elementi grafici. Quindi quello che consiglierei magari è di abbellirlo in termini di font e in termini di riempimento della pagina, perché sembra un po' vuota, come se non fosse caricata al 100%, quindi l'utente non capisce se deve aspettare ancora o meno. Per quanto concerne invece il secondo suggerimento, è ottimo che loro diano l'opportunità immediatamente di andare a scegliere su quale categoria di prodotto ci si vuole orientare, quindi se sono un uomo e sto cercando uomo, se sto cercando degli accessori vestiti per bambini o se sono una donna. Il problema qui è che sembra, come dicevo, che sia stato caricato a metà, quindi il mio consiglio è o si fa una lista in colonna, quindi donna, uomo, bambino, in modo tale da averli tutti disponibili a portata di click, oppure se si vuole mantenere il carosello, inserire degli elementi grafici che possano dare l'idea che si può fare swipe, perché adesso io l'ho ipotizzato, sempre ritornando al discorso del non far pensare all'utente. In questo caso qui inserire degli elementi grafici come delle frecce o scopri le altre categorie di prodotto, e quindi quando clicchi lui automaticamente ti sposta queste due fin qua e allora capisci, aiuta sicuramente la user experience del sito in generale. Il terzo suggerimento riguarda il banner dell'app. Allora, io sono appena atterrato, come al solito lo ribadisco, l'ho già ribadito altre volte, forse il momento non è adeguato per propormi immediatamente di scaricare un'app, perché sto cercando di capire cosa offre Farfetch, quindi non sono incline come utente in questo momento a immediatamente scaricarmi un'app. E poi la value proposition di questo banner è fuorviante, nel senso che passa all'app per un'esperienza migliore, mi stai automaticamente dicendo che il sito non ha una buona esperienza, quindi io lavorerei in maniera diversa sulla value proposition dell'applicazione, magari utilizzando sconti se utilizzi l'app eccetera, e non lo proporrei immediatamente perché in questo momento, come dicevo, io sono appena atterrato e quindi voglio prima analizzare che cosa mi offre il sito. Il quarto suggerimento riguarda la ricerca. Allora, uno degli elementi, in base agli studi che ho fatto in passato e alle consulenze che ho fatto in 8 anni di specialist, mi sono reso conto che, guardando i dati proprio di analisi del traffico del siti e-commerce, è che gli utenti che utilizzano la ricerca hanno in media il doppio del conversion rate di chi non la utilizza. Quindi andare a facilitare l'utilizzo della ricerca all'interno di un e-commerce va a impattare immediatamente metriche di business come il conversion rate. Quello che suggerirei a Farfetch io è di spostare a questo punto tutto questo elemento grafico del carosello un po' più in basso e esplodere la ricerca subito disponibile per l'utente che arriva, in modo tale da poterla utilizzare immediatamente. Quindi se sto cercando una borsa di Gucci, per esempio, scrivo immediatamente borsa di Gucci senza dover andare in donna, borse, accessori, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, ho notato una stranezza della ricerca di Farfetch. Se voi cliccate, si apre la ricerca, ottimo. Quindi io qui cliccherei su mobile, adesso sono da desktop, quindi non vedete, ma qui dovrebbe uscire la classica tastierina digitale del telefono, non esce perché sono su desktop. Se inizio a cercare una borsa, quindi BOR, ecco che loro cominciano a darti dei suggerimenti su quello che tu potresti essere interessato a cercare. Ottimo, e ti dicono anche: guarda che questo è un brand, guarda che questa è una categoria di prodotto. Fantastico. Il problema si pone quando io voglio scrivere del tutto borsa e non c'è più. Non c'è più il suggerimento della borsa. C'è borsalino, cartelle e borsa tracolla.
quindi quello che sto cercando, paradossalmente ho scritto quello che voglio cercare e il suggerimento non c'è più. Quindi andare a sicuramente lavorare su ottimizzare un attimo la ricerca, che attualmente è ottima perché le proposte che emergono una volta che inizio a cliccare sono adeguate. Dall'altro lato, se io completo la parola, in realtà non esce più quello che stavo cercando, quindi andare sicuramente a lavorare su questo. Il quinto e ultimo suggerimento invece riguarda questo box: come acquistare la tua guida allo shopping online. Se clicco, quello che succede è che mi apre una lista di link infinita in cui come acquistare è il secondo. Quindi in realtà la promessa di darmi una guida allo shopping online viene tradita dal propormi una lista di link in cui c'è qualunque cosa oltre a come acquistare, quindi privacy policy, dichiarazione sulla schiavitù moderna, accessibilità, preferenze cookies, eccetera. Questa è sicuramente da modificare, perché se una persona clicca su questo link, a parte che lavorerei sugli elemento grafico per far capire che questa parte è cliccabile, perché sembra semplicemente un testo, ma una persona si aspetta una guida allo shopping, in realtà non arriva una guida allo shopping ma arriva una lista di link, tradisce un attimo le aspettative che l'utente ha se clicca. Come potete vedere, 5 idee di ottimizzazione della UX e non ho iniziato a scrollare. Seguitemi per continuare a rimanere aggiornati sui miei prossimi video e per far parte di questa community di persone interessate a migliorare la UX dei siti internet e delle app, e ci vediamo alla prossima pillola di UX. Ciao a tutti. Quale sito o app vorresti che analizzassi? Scrivilo nei commenti.